Sarà certamente capitato a tutti di ascoltare, di sentire una voce narrante, che sia un divulgatore su YouTube, che sia un attore mentre recita o mentre doppia, ma anche mentre racconta l'aneddoto personale durante un'intervista, quindi potenzialmente qualcosa di cui non ce ne sbatte niente. Insomma, sentiamo questa voce e diciamo: mamma mia, che bella voce, starei ad ascoltarlo per ore. E avviene l'incantesimo. Ci siamo però mai soffermati sul perché e sul come avvenga questo incantesimo? Questa domanda può avere diverse risposte. Una è sicuramente il timbro. Ahimè, il timbro grave generalmente funziona meglio, sulla voce parlata ci cattura di brutto, insomma, me compreso, cioè le voci basse, vibranti, quelle che scaldano, quelle avvolgenti, hanno la meglio a livello di timbrica per la comunicazione, almeno parlata, perché poi magari non è nella musica necessariamente così, ci piace il rock e le voci acute, quindi però sul parlato sono decisamente molto carismatiche, ma ahimè su questo non ci si può fare molto, nel senso che quella caratteristica lì dipende dalla genetica. Se le nostre corde vocali non sono abbastanza lunghe e spesse, non vibrano a quelle frequenze, per cui per quanto io mi sforzi di abbassare il timbro vocale, non ottengo quella caratteristica di avvolgenza, di calore che ha una voce scura. Quindi su questo non ci possiamo fare niente, ma non è un problema, nel senso non ci possiamo fare niente, quindi sì, è un problema, ma ha una soluzione? No, allora non è un problema. Ecco, questa è l'equazione che di solito risolve. Ma ci sono delle cose, o meglio, c'è una cosa sulla quale si può lavorare anche piuttosto facilmente. Vi sto parlando della prosodia, ve la butto lì e poi dopo ne parliamo più approfonditamente, ma prima voglio dire una cosa. Prima di fare questo video sono andato a curiosare su YouTube se ci fosse già altro a riguardo e ho trovato un bellissimo video di Ric Dufer, che è un divulgatore, lui tratta di filosofia, argomento tosto, quindi ha una comunicazione efficacissima, proprio perché secondo me chiunque voglia divulgare questo genere di materie così complesse per l'apprendimento, ecco, necessitano di apprendere, insomma, di sviluppare la loro comunicazione in modo che sia super efficace, perché altrimenti argomento difficile, comunicazione che zoppica, tutte le persone che inciamperanno sul tuo video, ecco, faranno in modo che questo non accada più. Invece lui è fortissimo, infatti straseguito, se non lo conoscete andate a conoscerlo. E parla di diverse cose, parla tantissimo di lessico, parla tantissimo di rielaborazione, e soltanto alla fine parla di tono e non approfondisce un granché su questo tema, sul tono della voce, quindi sull'altezza tonale intendo, e invece parla del ritmo, lo approfondisce molto di più, giustamente. Io voglio fare un focus su ritmo e tono, quindi parlerò proprio di prosodia. Per l'appunto, per prosodia si intende le scelte ritmiche, quindi la velocità con cui parliamo, le pause che prendiamo mentre parliamo per porre degli accenti, per enfatizzare una parola, ma anche il disegno prosodico, cioè il disegno melodico che la nostra voce compie, perché comunque è una melodia, mentre parliamo. Vi dico questo, potete anche avere un linguaggio spettacolare e un vocabolario disumanamente grande, ma se il vostro disegno prosodico pecca o dal punto di vista del ritmo o dal punto di vista della tonalità, quindi della modulazione della tonalità, la vostra comunicazione sarà fallimentare. Su questo non ci piove. Per farvi capire facilmente di che cosa sto parlando, ho fatto una cosa, sono andato su Wikipedia, ho cercato prosodia e c'ho davanti la descrizione. Vado a leggervi la descrizione con due eccessi prosodici, uno eccessivamente monotonale e l'altro invece troppo modulato. Comincio con quello monotonale e ditemi che cosa avete assimilato di quello che vi sto leggendo. Le caratteristiche prosodiche di un'unità di linguaggio parlato sono dette tratti soprasegmentali perché simultanee ai segmenti in cui può essere divisa quell'unità. Questa era quella monotono.
Adesso esagero con una modulazione dell'intonazione eccessiva. Le caratteristiche prosodiche di unità di linguaggio parlato sono dette tratti soprasegmentali perché simultanei segmenti in cui può essere divisa quell'unità. Adesso faccio una cosa un po' più bilanciata. Le caratteristiche prosodiche di un'unità di linguaggio parlato sono dette tratti soprasegmentali perché simultanee ai segmenti in cui può essere divisa quell'unità. Neanche a dirlo che non solo era più piacevole ascoltarmi quest'ultima volta, ma sicuramente è stato anche più facile per voi capire che cosa stavo dicendo. Svelato il segreto del professore che ci fa addormentare durante la lezione di geografia o storia che sia, perché parla monotono. Ecco, mettiamo alla conoscenza di questo problema, lo registriamo, gli facciamo notare che il suo disegno prosodico è fermo su una nota, quindi il suo potere comunicativo è quello soporifero, quindi dovrà fare qualcosa per migliorare questa cosa. Altrettanto, se siamo di fronte al professore di scuola un po' schizzato che ci parla in questo modo qua, siamo talmente distratti dal disegno prosodico, talmente sorpresi che non riusciamo a seguire il filo del discorso. Quindi l'intonazione deve essere modulata con una certa sapienza in maniera piuttosto bilanciata. Quindi l'esercizio numero 1 sarà certamente quello di registrarci mentre leggiamo o mentre esponiamo un discorso o la nostra interrogazione, perché domani siamo volontari di filosofia, e fare caso a questo, cioè siamo troppo vicini all'essere monotono o abbiamo, e generalmente è quello, oppure abbiamo un disegno prosodico troppo enfatizzato. Se ci accorgiamo di essere sbilanciati dall'una o dall'altra parte, è una buona idea provare a esasperare il difetto opposto, cioè se abbiamo un disegno prosodico troppo altalenante, dobbiamo provare a riesporre, a rileggere, insomma, il nostro testo con un disegno un po' più fermo, per non dire fermissimo, e poi da lì andare a lavorare con la prosodia. Viceversa, se abbiamo un disegno monotono, un ottimo esercizio è quello di riesporre, raccontare, insomma, il testo cercando di far altalenare l'intonazione parecchio. Immaginiamoci di essere ubriachi o semplicemente facciamo questo sopra e sotto, in modo poi da quella enfasi enorme restringere il disegno. Vi accorgerete che se siete portati al monotono, riuscire a muovere tanto l'intonazione non vi sarà molto facile, per cui anche esasperandola riuscirete a muoverla magari proprio il giusto. Riascoltarci, rianalizzare e andare avanti. Mentre invece più semplice direi è il discorso inerente alle pause. Fondamentalmente in questo senso c'è già la punteggiatura che ci aiuta, però l'esercizio che vi invito a compiere è diverso, cioè leggiamo il testo, sottolineiamo le parole più importanti, quelle dove ci dovrebbe essere l'enfasi, e non mettiamocela, mettiamola da un'altra parte. Faccio un esempio, in questa frase per esempio le caratteristiche prosodiche di unità del linguaggio parlato sono dette tratti soprasegmentali. Su questo tratti soprasegmentali dovrei mettere l'accento, invece lo metterò sul sono, che in realtà, ecco, non ce ne sarebbe bisogno di metterlo sul verbo, in questo caso almeno, quindi farò questa cosa, però cercherò comunque di chiudere la frase con un senso. Le caratteristiche prosodiche di un'unità di linguaggio parlato sono dette soprasegmentali. Funziona comunque e mi sono obbligato con un limite a creare un disegno prosodico che sia comunque interessante. Bene ragazzi, diciamo che ho decisamente esulato da quello di cui tratto di solito, ma perché credo fortemente che parlare bene, quantomeno porci l'attenzione, non che io sia un maestro, però porre l'attenzione sulla nostra voce come cantanti, quindi, o comunque con un obiettivo di musicalità, cioè voglio dare alla mia voce musicalità, voglio che abbia l'incantesimo, sia oggi molto importante, per 1000 motivi. Sicuramente, indipendentemente da quale sia la vostra occupazione principale, il vostro sogno, sarete obbligati un giorno a parlare. Mettiamo che volete fare le rockstar, un giorno farete un'intervista e se saprete parlare bene farete più bella figura e le vostre interviste verranno ascoltate e viste di più, ad esempio. Se volete fare gli insegnanti di musica, insegnanti di canto come faccio io, è fondamentale, ma qualsiasi sia il vostro mestiere, dal venditore di penne all'imprenditore, parlare efficacemente è una risorsa. Curare il lessico come ci invita a fare
il video di Rick Dufer è sicuramente fondamentale, ma è anche, come dire, una cosa che dovete coltivare nel tempo, perché dovete mangiarvi un po' di libri o comunque allenarvi a utilizzare i vocaboli nuovi che imparate. Io vi invito anche a sperimentare, pongo l'attenzione appunto sul ritmo e sulla tonalità, come del resto ha fatto anche Rick nel suo video, perché secondo me è una cosa che si riesce a sviluppare abbastanza rapidamente e vi dà subito un po' di soddisfazione. Io sono Matteo Ratti, sono in realtà un cantante e un vocal coach, non un oratore. Ti invito comunque a cliccare su subscribe se ti è piaciuto il video. Mi trovi anche su Instagram come Matteo Ratti Music, magari se ti va a sentire un po' delle cose che faccio. E ti dico anche questo, ho aperto da poco il Patreon, se vuoi entrare in questa nuova community li lascio a disposizione, quindi contenuti esclusivi e lezioni private, una masterclass al mese. Dacci un occhio. Ciao, grazie.